La natura della realtà è un arcano che gli scienziati di ogni epoca si sono impegnati a decifrare e ogni volta che facciamo una scoperta scientifica, ogni volta che progrediamo nella ricerca di vita nell'universo, ci accorgiamo puntualmente di non averci capito assolutamente niente. È questo il bello della scienza, non trovi? Mettere in gioco con una singola scintilla di speranza 200 anni di scoperte, deduzioni ed esperimenti. Questo è il caso dell'entanglement quantistico. Oggi ti spiegherò un fenomeno che ha il potere di annullare tutto quello che conosciamo in merito a tempo e spazio. Oggi ti spiegherò il fenomeno dell'entanglement che apre uno spaccato fra la fisica convenzionale e la meccanica quantistica. L'entanglement è al centro della fisica quantistica e delle future tecnologie quantistiche. Tra 100, 200, 1000 anni saremo in grado di sfruttare questo comportamento subatomico delle particelle per sviluppare letteralmente nuove tecnologie che non siano soggiogate dai limiti temporali del nostro universo. Come altri aspetti della scienza quantistica, il fenomeno dell'entanglement si rivela su scale subatomiche molto piccole. Quando due particelle, come una coppia di fotoni o di elettroni per esempio, interagiscono per un determinato periodo di tempo, rimangono collegate anche se separate da grandi distanze. L'entanglement nasce dalla connessione tra le particelle e, per farvela semplice, se prendiamo due elettroni che hanno interagito fra di loro, poi ne teniamo uno in un laboratorio qui sulla Terra e l'altro elettrone lo portiamo ipoteticamente su Marte, le due particelle si comporteranno esattamente nella stessa maniera. Le particelle rimarranno intrinsecamente legate in modo tale da scambiarsi informazioni istantanee. Immaginati due palle da baseball che sono rispettivamente due particelle X. Ecco, se una palla da baseball che viene portata su Marte ruota, anche la palla da baseball sulla Terra ruota. Se ne si blocca la rotazione, anche la palla sulla Terra smette di roteare. Se la spacchiamo in due, anche la palla da baseball sita sulla Terra si spaccherà in due e queste informazioni vengono trasmesse istantaneamente. Parliamo di roba letteralmente fantascientifica, per la quale non è che esistono ipotesi. Attenzione, Perché c'è sempre una manciata di caproni ignoranti nei commenti che blatera pensando che si tratti solo di storielle inventate. Ebbene, esistono esperimenti in laboratorio e il suddetto fenomeno è stato addirittura fotografato. Quelle che state guardando sono fotografie quantistiche che ritraggono il fenomeno dell'entanglement. Esistono pubblicazioni scientifiche ed è una realtà assoluta ed incontrovertibile che abbiamo sperimentato in modo replicabile in laboratorio. E a questo punto, se due particelle interagenti rimangono legate trascendendo tempo e spazio, si aprono innumerevoli scenari diversi per quanto riguarda la realtà che caratterizza il nostro universo. Se il fenomeno dell'entanglement permette lo scambio istantaneo di informazioni, che poi non è proprio così, ma è la maniera più diretta per farvi capire in breve che le due particelle si comportano alla stessa maniera anche se distanti. Se le particelle si comportano istantaneamente alla stessa maniera, è forse doveroso parlare di teletrasporto? Ovviamente non di materia fisica da un punto A ad un punto B, ma del teletrasporto delle informazioni? Viaggiano forse su di un binario che trascende la nostra dimensione? Il nostro universo? Che cos'è che ci sfugge? Tutto iniziò con lo scienziato John Stuart Bell, che dette un importantissimo contributo alla meccanica quantistica, e infatti fu proprio lui negli anni 60 a provare tramite il teorema di Bell che il fenomeno dell'entanglement è reale. Il teorema di Bell ha dimostrato che l'azione spettrale a distanza delle particelle è una realtà. Prima del teorema di Bell si dava per scontato che un evento in una parte qualsiasi del mondo o dell'universo non potesse influenzare istantaneamente ciò che accade lontano. Mi segui? Questo principio, che i fisici chiamano località, è stato a lungo considerato un presupposto fondamentale delle leggi della fisica che oggi sappiamo per certo essere sbagliato. Non è vero che un evento in una parte qualsiasi del mondo o dell'universo non può influenzare istantaneamente ciò che accade lontano. L'entanglement ci dimostra che può farlo. Il teorema di Bell ha ribaltato una delle nostre intuizioni più profonde sulla fisica e ha spinto i fisici ad esplorare come la meccanica quantistica potrebbe consentire compiti inimmaginabili in un mondo reputato fino a quel momento classico. Cari signori,
La meccanica quantistica in questo caso studia la parte fantascientifica della fisica. Questo video ha lo scopo di dimostrare che è tutto legato, che ogni forma di vita nell'universo e ogni cosa che esiste fa parte di un ecosistema correlato che ancora non riusciamo a comprendere e decifrare. Esiste un equilibrio a livello universale, una struttura invisibile a livello quantico di cui non conosciamo ancora la natura. E a riprova di ciò che sto dicendo, signori, c'è uno studio dell'Università di Princeton durato ben 14 anni e sto parlando del Global Consciousness Project, che qualche anno fa ha dimostrato l'esistenza di una noosfera, ossia di una coscienza collettiva a livello planetario. Si tratta di un monitoraggio su dati forniti dai laboratori informatici disseminati in tutto il mondo, che ha rivelato l'impatto di particolari eventi collettivi che hanno emozionato, coinvolto o sconvolto l'umanità intera simultaneamente. In più e più occasioni gli elaboratori informatici dell'Università di Princeton, posti in tutto il mondo, sono stati alterati nella stessa identica maniera dalla coscienza collettiva del pianeta Terra. E visto che la struttura che permette alle particelle di interagire dimostrando l'entanglement è qualcosa di assolutamente invisibile, non è che forse per caso è alla base anche di questo fenomeno sperimentato dall'Università di Princeton? Io sono convinto che questo argomento è assolutamente la chiave di tutto, anche dell'argomento metafisico correlato agli UFO, ai fantasmi, all'anima e all'aldilà. Quando i ricercatori studiano l'entanglement, usano spesso un tipo speciale di cristallo per generare due particelle aggrovigliate da una. Le particelle aggrovigliate vengono quindi inviate in luoghi diversi e a quel punto basterà osservare il comportamento di una sola particella o di un solo gruppo di particelle per rivelare il comportamento di tutte le altre. È esattamente come due persone che ballano, l'entanglement è il ballo sincronizzato delle particelle. Ogni movimento e comportamento o caratteristica di una particella che ha interagito con un'altra particella viene replicato istantaneamente dalla sua compagna, anche se essa si trova dalla parte opposta dell'universo. E adesso, sì, in questo preciso momento ti può implodere il lobo frontale. Questo è singolare e apre letteralmente la porta della fantascienza verso il mondo reale per un solo e semplice motivo. Secondo la scienza convenzionale non è possibile trasmettere informazioni istantaneamente perché semplicemente niente viaggia più veloce della luce. Il tempo è una costante che non può essere trascesa e qualsiasi cosa, anche le informazioni, per spostarsi nello spazio richiedono tempo, che sia un milionesimo di secondo o un minuto. Richiedono del tempo. Per spostarsi nello spazio, qualsiasi cosa richiede del tempo. Ecco, il fenomeno dell'entanglement è fantastico e quasi fantascientifico perché letteralmente se ne infischia del tempo, non tiene conto della dimensione temporale. Se ipoteticamente fossimo in grado di portare una delle due particelle interagenti dall'altra parte dell'universo, non della galassia, dell'universo, le due si comporterebbero esattamente nella solita maniera, istantaneamente. Ebbene, a quanto pare succede qualcosa di invisibile. O qualcosa di invisibile collega le particelle interagenti o sono poste semplicemente su altri piani della nostra realtà. Alcuni scienziati, tra cui Albert Einstein negli anni 30, hanno sottolineato che le particelle interagenti potrebbero essere sempre state spinte verso l'alto nello spin delle particelle, ma che queste informazioni però ci sono state nascoste fino a quando non sono state effettuate le misurazioni. Queste spiegazioni convenzionali per spiegare l'entanglement sono chiamate teorie delle variabili nascoste locali. Si opponevano però all'aspetto sbalorditivo dell'entanglement, proponendo invece che qualcosa di più banale ma invisibile stava accadendo. Einstein e gli scienziati degli anni 50 si sbagliavano e grazie al lavoro teorico di John Stuart Bell negli anni 60 e al lavoro sperimentale svolto dall'allievo del Caltech John Clauser negli anni 70, gli scienziati hanno escluso queste teorie locali delle variabili nascoste e hanno capito che, incredibilmente, le particelle sono collegate attraverso lo spazio. Ma nonostante questo, secondo alcuni scienziati, questo fenomeno non è poi così inquietante e infatti in molti sottolineano che ciò non violi assolutamente la teoria della relatività di Einstein. Infatti un malinteso comune sull'entanglement è che le particelle stiano comunicando tra di loro ad una velocità superiore a quella della luce.
Ma non è assolutamente così. Non parliamo di informazioni che si trasmettono più veloci della luce, ma di comportamenti al di sopra dell'ordine delle cose. Sono cose che ancora non comprendiamo. Chiaro? Il fatto che le particelle interagenti possono scambiarsi informazioni più velocemente della luce sarebbe in contrasto alla teoria della relatività generale di Einstein e infatti gli esperimenti hanno dimostrato che questo non è vero. La fisica quantistica non può essere utilizzata per inviare comunicazioni più veloci della luce. E sebbene gli scienziati discutano ancora oggi su come nasca il bizzarro fenomeno dell'entanglement, sanno però che non viola la teoria della relatività generale. Infatti, mentre Einstein ha notoriamente descritto l'entanglement come un'azione spettrale a distanza, gli scienziati quantistici di oggi affermano che non c'è nulla di inquietante in questo, perché potrebbe essere allettante pensare che le particelle stiano in qualche modo comunicando tra loro attraverso queste grandi distanze, ma alcuni pensano che non sia così. Ci può essere correlazione senza comunicazione e le particelle possono essere pensate come un unico oggetto in sincronia. Ecco spiegato perché si comportano allo stesso modo anche se allontanate. L'arcano a questo punto non solo rimane, ma inoltre si infittisce, perché semplicemente dobbiamo ricalibrare tutto ciò che conosciamo in merito alla realtà. Anche se si tratta di particelle interagenti che alcuni scienziati per dormire più tranquilli reputano un unico oggetto, è scientificamente provato che a grandi distanze, una volta separate, le particelle si comportano alla stessa maniera. Questo è un fatto, non è una teoria, ok? È un fatto. Ecco. E allora, se non si trasmettono informazioni ma però si comportano istantaneamente alla stessa maniera su grandi distanze, le suddette particelle devono essere per forza di cose legate in qualche modo, sì come un unico oggetto, ma su di un piano dimensionale differente o qualcosa di simile. Questo è un fenomeno estremamente semplice da capire che di conseguenza presenta implicazioni sulla nostra realtà, capaci di farci implodere il lobo frontale. L'entanglement, signori, può verificarsi anche tra centinaia, milioni o miliardi di particelle differenti. Si pensa che il fenomeno abbia in tutta la natura dell'universo, tra gli atomi e le molecole nelle specie viventi, all'interno di metalli, rocce, vegetali e altri materiali, una rete entanglement che permetta questi comportamenti correlati, una sorta di micelio universale invisibile che permette alle particelle di reagire allo stesso modo istantaneamente, anche se poste in galassie diverse. Parliamo della scienza del 3000. Sto presentando sul canale la scienza che studieranno gli scienziati fra 1000 anni, con sicuramente molta più conoscenza in merito di quella che abbiamo noi oggi. Quando centinaia di particelle si aggrovigliano, agiscono come un unico oggetto unificato. Come uno stormo di uccelli, le particelle diventano un'entità intera a sé stante senza essere in contatto diretto le une con le altre. E anche se gli uccelli nello stormo sono distanziati e non si toccano, si comportano alla stessa maniera, seguendo una sorta di coscienza collettiva, così come i branchi di pesci nei nostri oceani inquinati. Ecco, immagina che la distanza tra un pesce e l'altro non sia di qualche centimetro, ma di anni luce. Immagina che i pesci non siano pesci ma particelle e avrai capito a livello cosmico il fenomeno dell'entanglement. È qualcosa che segue una sorta di coscienza collettiva. Gli scienziati del Caltech hanno affermato che ci sono in ballo numerosi investimenti e che reputano la scienza dell'entanglement come l'argomento più importante del XXI secolo e se un giorno riuscissimo a sfruttare la struttura tramite la quale le particelle interagiscono come un unico essere, sarebbe forse possibile entrare in contatto diretto con altre forme di vita intelligenti che abitano questo misterioso universo che ci ospita? Sarebbe forse possibile entrare in contatto con gli alieni in questo modo? Fammi sapere che idea ti sei fatto e se a questo punto del video ti è rimasto ancora qualcosa del tuo lobo frontale, lascia un like. Vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!